Vivresti mai in un luogo remoto, su un'isola selvaggia senza connessioni e seguendo regole completamente diverse dalle tue? Io ho vissuto una settimana in uno dei luoghi più nascosti dello Sri Lanka. Un'isola conosciuta per il surf, le sue spiagge e le foreste incontaminate. Ma lontano dalle cartoline e dal turismo di massa esiste uno Sri Lanka che non si vede. Nel punto più isolato dell'isola, lontano dalla città e da qualsiasi connessione, si nasconde un monastero dove vivono soltanto 6 monaci. Questo luogo l'ho raggiunto e per giorni ho provato a seguire le loro regole, ho mangiato con loro, ho dormito con loro, per capire che vita è, quella in cui rinunci al tuo nome, alla tua identità e spesso anche all'affetto della tua famiglia. Ed in questi giorni una risposta l'ho trovata. Benvenuti, questo è il monastero più isolato dello Sri Lanka. Chi siamo davvero in questo mondo? Ho lasciato il mio lavoro per cercare una risposta tra i volti e le realtà meno raccontate del nostro pianeta. Io sono Francesco e questo è Lati Umani. Ore 4 del mattino mi trovo nel monastero buddista più isolato di tutto lo Sri Lanka. E qui le giornate cominciano a quest'ora, in cui lo Nayaka Thero, che sarebbe il grande capo buddista, sveglia i suoi allievi. Jyoti. Already got up early. And that's what it Per i monaci buddisti questa non è una sveglia estrema, ma l'orario più importante della giornata. La preghiera mattutina si fa prima dell'alba perché, secondo il buddismo, questo è il momento in cui la mente è meno contaminata da desideri e distrazioni. La prima cosa interessante infatti che ho capito vivendo con loro è che i buddisti non pregano un dio. I canti che sentite non chiedono protezione, soldi o fortuna, servono ad allenare la mente alla disciplina e alla concentrazione, per imparare a controllarla prima che sia la mente stessa a controllare te. Qui si comincia giovanissimi, già a 6 o 7 anni, quando si è ancora samanera, ossia novizi. La vita dei monaci è molto rigida, è fatta di regole precise e rinunce quotidiane, a partire da tutto ciò che riguarda il mondo materiale, soldi, possesso e comodità. Qui nulla è dato per scontato, dal cibo al tempo, fino alle cose più essenziali. We have planted tea. 2-3 people come here and collect all the tea. So we have to pay for the people who are working here. We have to pay them electricity for our students traveling by bus, books and everything for their education. Very simple life. Early morning, devotees will bring our breakfast from their house. They offer first part of the meal to the Lord Buddha and then offer to the monks. I monaci mangiano soltanto 2 volte al giorno, sono la colazione e il pranzo. Questo anche perché ritengono che la meditazione sia ancora più intensa a stomaco vuoto. Il loro obiettivo principale però è quello di mangiare soltanto 1 volta al giorno, esattamente come Lord Buddha. Se non sbaglio, il grande capo, lui mangia soltanto 1 volta al giorno, che è appunto la colazione. E adesso vado a mangiare anch'io. Ma cosa mangiano i monaci la mattina? Lenticchie, fagiolini, questo è un po' di pesce, patate se non sbaglio, e questa è tipo una zuppa di patate con un po' di pane e del riso. È una colazione povera, ma neanche tanto. Ecco, questo è uno dei momenti più importanti per un giovane monaco. Quando si entra all'interno di un monastero da piccoli, ti vengono consegnate 3 cose: una ciotola per elemosinare il cibo, l'abito tradizionale dei monaci color zafferano, comunque arancione, e l'ultima cosa che ti consegnano è un rasoio, perché la prima cosa che devi fare appena entri
all'interno di un monastero buddista e rasarti i capelli. Sto riuscendo a togliere tutte quante le parti, gli do io una mano. Finish. Ma perché i monaci si rasano i capelli? Non è una tradizione estetica. Nel buddismo è un atto simbolico molto preciso. I capelli rappresentano l'attaccamento all'identità, all'apparenza e all'ego. Tagliarsi i capelli vuol dire rinunciare a una parte di sé, ricordarsi ogni giorno che nulla è permanente. Per un monaco rasarsi a zero è un modo per ricominciare e lasciare andare tutto ciò che non è essenziale. يعني පොත්තර මේ තියෙන එක. මේ මෙතන තියෙන බඩුවර මේ මම නිකන් ඉන්නකොට දැන් ඔය කරන normal වැඩවල තියෙනවා. මේ තියෙන අනිත් අර මගේ දත්ම තියෙන ඒවා අර එහෙම මේ උඹට තියෙන බෝතල් එහෙම පොත්කට තියෙන එක. මේකේ දැන් අර කලින් එක්කෙනෙක් හිටියා. එයා දැන් නැති හින්දා මේ දාර එයාගේ වැඩිපුර සිවුරු ටික තිබ්බ හින්දා මේකේ ලෑලි වලින් තිබ්බා. In Sri Lanka molti monaci entrano in monastero da bambini, spesso non per vocazione, ma per necessità. Per alcune famiglie povere il monastero è l'unico modo per garantire ai figli del cibo, istruzione e stabilità. Una scelta che significa rinunce, ma anche sopravvivenza. E questa è anche la storia del monaco capo di questo tempio. I became a monk in 1980. I was 10 years old. My brother also forced me and advised me go to the temple and be there and become a monk. That is very happy life. It has become true really. I don't blame at them that they have led me in a wrong way. As an adult, I can realize that, I can understand well. I faced some difficulties to live without family members. But little by little, I got used to live in that way. These small monks also the same. They like to go their home, to live with their parents, but they know that is not the monk's life. Monk's life is to remain at the temple premises and do the rituals. Adesso volevo mostrarvi la pagoda, che è il luogo sacro per i buddisti, il luogo in cui si prega ogni giorno, più volte al giorno. E la cupola qui simboleggia i 4 simboli principali per i buddisti, che sono la terra, l'aria, l'acqua e il fuoco. E ogni pagoda ha poi una freccia che punta verso l'alto, che sta a significare il collegamento che c'è tra il cielo e la terra. Quindi questo simboleggia per loro un luogo veramente sacro, ma soprattutto è posizionato qui in questo monastero in un luogo veramente bello. Siamo circondati dalla natura, c'è un silenzio, soprattutto considerato il fatto che questo monastero è veramente, vorrei dire in mezzo al nulla, ma in realtà è in mezzo a tutto, perché qui intorno ci sono villaggi rurali, ci sono animali, c'è tantissimo verde ed è veramente un posto bellissimo, incredibile, e io sono felice di farvi vedere questo posto unico al mondo. In questo momento ci stiamo spostando verso i villaggi della zona che offriranno del cibo ai monaci. Per loro è un momento veramente importante, se pensate al fatto che questo è per loro l'unico modo con cui possono mangiare. In genere i monaci lo fanno andando a piedi, quindi camminando e passando di casa in casa, soprattutto i novizi, quindi i più piccoli, camminano per chiedere del cibo. E alla fine mi sono ritrovato in una celebrazione buddista in cui sono gli abitanti della zona ad accompagnare i monaci nelle case dove verrà offerto loro del cibo o anche solo dell'acqua. Ma la cosa che più mi ha colpito è il modo in cui i monaci vengono trattati dalle persone del villaggio. Ognuno di loro è accompagnato da un abitante del posto che gli tiene un ombrello per ripararsi dal sole. E addirittura prima di entrare in casa qualcuno si china per pulire loro i piedi con un panno. Non avevo mai visto nulla di simile.
Vivendo con i monaci in questi giorni ho imparato due cose. La prima cosa che ho notato è che ci sono delle regole comportamentali molto precise che bisogna rispettare. Ad esempio, non bisogna incrociare le gambe quando si è seduti di fianco di fronte a un monaco, perché quella è una mancanza di rispetto. Sono stato rimproverato un paio di volte per questa cosa, ma è la seconda cosa, non registrare il momento in cui loro mangiano, perché è una mancanza di rispetto nei loro confronti. Comunque è una cultura completamente diversa e quindi un approccio anche alla religione, al buddismo che è diverso. This is education center for novice monks. After 12, only monks study in there. It's a big education center. Tutti i novizi del monastero in cui mi trovo studiano in questo istituto, il più grande dello Sri Lanka, situato a circa 50 km di distanza, e la fermata del bus si trova circa a 5 km dal monastero. Questo vuol dire che ogni mattina i novizi percorrono quei 5 km a piedi per giungere alla fermata del bus e viaggiare circa 2 ore per raggiungere l'istituto. E soltanto in tarda notte, alle 20 circa, tornare in monastero seguendo lo stesso iter. Adesso sono per cominciare le lezioni. Comunque è una struttura grandissima, non me l'aspettavo così grande. So in this place there are 60 monks from primary education to higher education. Monks can study here up to graduate. Not only Buddhist monks who are teaching here, lay teachers also teaching. For his birthday, I brought this year. He is so happy to play with them. මම ඉතින් මොකද දැනන්නේ මේ දැන් ඉතින් මෙහෙත් දැන් ඔය මහානච්චට ඉන්නවනේ ඔය පොඩි කෙනෙක් ඉන්නතෝ ඉතින් එයා ඉන්නේ එහෙම පාළුවන්නේ තනියෙන් හිටියත් ඉතින් පාළුවන්නේ මහරලා හඳුරු වෙන හින්දා ලොකු මේ ගන්න ඉතින් ලොකු හඳුරුනේ ඒ වෙනුවට ඉන්නේ ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Secondo te, chiunque può intraprendere questa strada? Anch'io, ad esempio? අර පවුපින් එව්වත් එක තමයි ඉතින් අර ඒ සමහරුන්ට ඔය ගිහි කාලේ එහෙම සැප අර එහෙම නෑ අර කියන්නේ මහාන වෙන්න බෑ නිකන් සෙල්ලම් කරනවා වගේ එහෙම වුණාම නෑ අර සෙල්ලම් කරන්නම හිතෙන මහාන වුණාම සෙල්ලම් කරන්න බෑනේ වැඩි ඒ හින්දා එතකොටත් එහෙම වෙනවා ෆෝන් එහෙම පාවිච්චි කරන්න බෑනේ එතකොටත් මේ වෙනවා ඒ වගේ තමයි ඉතින් අර කට්ටිය වැඩි මහාන වෙනවා. Se avessi letto da qualche parte le parole di questo Samanera, avrei immaginato che a pronunciarle fosse un monaco anziano, con alle spalle una vita intera di rinunce e meditazione. E invece a dirle è stato un bambino capace di parlare di karma, disciplina e rinuncia con una lucidità che nel nostro mondo raramente appartiene agli adulti. Vivere nel monastero, per me, non è stato per niente semplice. Gli orari erano serrati, le giornate scandite da regole precise e lo stile di vita completamente distante a quello a cui siamo tutti abituati. In alcuni momenti ho addirittura pensato di non farcela, anche perché eravamo isolati, senza connessione, lontani da tutto. Ma ogni volta che il peso diventava più forte, accanto a me c'erano 2 guide inaspettate. Loro, i bambini monaci. Ed alcune volte mi è bastato un loro sorriso, uno sguardo, un semplice gesto per ricordarmi che forse i veri valori della vita non stanno in ciò che accumuliamo, ma in ciò che siamo disposti a rinunciare. E in quel silenzio tra le mura del monastero ho capito che non sempre è l'età ad insegnarci le cose più importanti. A volte sono proprio i più piccoli a mostrarci la strada. Un'ultima domanda. Se provi ad immaginarti da grande, come ti vedi? E soprattutto, dove ti immagini di essere? අනාගතයේදී දැන් ලෝකෙට ධර්ම දේශනා කරලා ඉතින් ඒව ටික කරලා රොයල් පණ්ඩිත් කෙනෙක් වෙලා ලෝකේ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකේ බුද්ධාගම වටහා ගන්න කට්ටියට මේ වටහාවලා ඊට පස්සේ නිකන් හොඳ හාමුදුරුවෙක් කෙනනේ අර රොයල් පණ්ඩිත් කෙනෙක් කියලා ඉවරලා මේ අර හැමදාම නිකන් මේ සාමාන්‍ය කට්ටියට ආධාර දීලා එහෙම අර එහෙම කරන ඒක